Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle più grandi previsioni energetiche seguite sin dalla notte dei tempi, il nostro lui-lei. Vediamo in questa settimana cosa ci combinano i nostri grandi eroi, ma soprattutto auguri di una meravigliosa rinascita a tutte noi, a tutta la nostra famiglia e la nostra comunità. È bellissimo, è bellissimo, è tutto bellissimo, è bellissima l'inclusività, l'onnicomprensività, includere tutto e dire sì, lo voglio, perché questo è il punto sul quale la rinascita prende piede. Sì, lo voglio, qualsiasi cosa sia, sì, lo voglio. E spurghiamo karma, perché il problema è stato sempre quello di dire no, 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 questo no, questo no, 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 questo no, questo no, te lo manda Dio. E Dio sono quelle forze, quegli eventi che sono Dio. Le forze, le emozioni, gli eventi, le persone sono Dio che ti viene incontro. E quando noi diciamo no, 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 perché la società ci insegna che è sbagliato sentire certe emozioni. La società ci insegna che è sbagliato sentire la rabbia, la frustrazione, la gelosia. Ci insegna che è sbagliato e ci anestetizza. Allora, in cosa consiste questa rinascita? Nel dire sì, lo voglio. Perché tutte le nostre emozioni più profonde vengono dal regno dell'anima. L'anima comunica con noi attraverso le emozioni. Quando la società ci ha insegnato che sentire delle emozioni come le cataloga la mente analitica è sbagliato, allora tu divieni vittima di quell'emozione. Invece dietro il dio della frustrazione, dietro il dio della rabbia, Ares, dietro il dio del panico, l'ansia, Dio Pan, c'è un potere enorme. E quindi piuttosto che essere vittima, noi ci guadagniamo il favore degli dei, il favore del Dio che ci bussa in quel momento. Come? Grazie, è meravigliosa questa emozione, la tristezza, sentila tutta quella tristezza, quella frustrazione, sentila tutta, wow, è meraviglioso. Ci rendiamo conto che stiamo rivoluzionando il sistema, no? Questo è l'approccio della rinascita. Integrando tutta l'emozione, noi andiamo verso il Dharma, verso il nostro destino. Perché dietro ogni emozione, che la tua mente analitica giudica negativa, c'è un potenziale infinito. C'è un potere, perché è un Dio. E quindi sì, lo voglio. Ecco, questo è l'approccio. E l'approccio rivoluzionario, perché stiamo rivoluzionando un sistema. E vedere tutto in modo poetico, perché è la poesia che manca all'iperrazionalismo, è la poesia che manca all'iperrazionalità, ed è tutto macchinizzato, è tutto calcolato. Il nostro piccolo ego, la nostra piccola mente vuole controllare. Ma cosa vuoi controllare? Un Dio? Quindi io ho fede in te, io ho fede nell'emozione di paura, ansia, frustrazione, tristezza, io ho fede in te. Il problema è che in questa società iperrazionale si è perso il senso della bellezza, della poesia. E la poesia e la bellezza contempla anche delle emozioni di tristezza, la dolce malinconia. L'anima comunica attraverso il linguaggio e noi l'abbiamo perso. Occultiamo quella cosa. No, non devo sentire quella cosa, non devo sentire quella cosa. Perché? È il controllo, la mente. Allora abbiamo sempre avuto manifestazioni a metà. O abbiamo grandi manifestazioni e poi le perdiamo subito dopo. Perché? Non avevamo capito un piccolo passaggio. Quello di includere totalmente un'emozione.
In questo percorso stiamo insieme da 3 anni ormai. Abbiamo una relazione stabile, si può dire che la nostra, almeno la nostra, è una relazione stabile. E io cresco con voi, continuo a crescere con voi, sono cresciuta con voi. E in questi ultimi tempi sto scavando ancora e mi sono resa conto che io stessa occludevo dei passaggi perché facevo le cose da un punto di vista mentale, anch'io, analitico. E sto crescendo con voi. Il punto qual è? Che anch'io, nonostante ve l'ho detto in tanti podcast, no? Senti il dolore, stai là dentro, però c'è una parte di me che scappava dopo un po'. E invece no, ragazze, no. E sto trovando beneficio nel rievocare certe emozioni che la mia mente analitica ha giudicato sbagliate e avvicinandomi sempre di più al Dio che me le porta. Allora, tanti anni fa lessi, se non sbaglio, stava in questo libro, Diario Memorie di un'Egizia, un libro strepitoso, quasi uscito fuori commercio se non sbaglio, e ve l'ho anche consigliato. Allora, i sacerdoti facevano evocare agli allievi, che poi sarebbero diventati sacerdoti maestri, facevano evocare loro le emozioni, anche se non c'era un evento esterno che le innescava, no? Tipo la rabbia. Ok, tu stai bello tranquillo, devi evocare la rabbia, devi sentire la rabbia, cioè facevano in modo che tu evocassi l'emozione affinché tu potessi familiarizzarci e avere il favore del Dio che te la portava, tipo Ares per la nostra società occidentale, no? Il dio Marte, Ares, dio della guerra. Allora, quell'emozione ti permetteva di familiarizzare con il Dio e trasformare la rabbia in impeto guerriero. Quindi il mago cosa fa? Evoca le emozioni. Non aspetta che sia un evento esterno a scatenargliele e a rimanere vittima dell'evento esterno. Evoca le emozioni per trovarsi preparato con il Dio, per essere all'altezza del Dio che lo attraversa e che vuole dargli la sua forza. E quindi stavo dicendo, io sono cresciuta con voi e sono giorni che io evoco delle emozioni, non l'avevo mai fatto. Evoco delle emozioni che la mia mente giudicava analitiche, quali quelle della rabbia, frustrazione. La rabbia è la mia prima cardine proprio. Ares mi accompagna da tutta una vita. Quest'impeto guerriero, questa rabbia all'inizio, no? E allora io cresco con voi e stavo dicendo, ho evocato in questi giorni tante emozioni che la mia mente analitica giudicava negative, facendomi non avere l'esperienza completa di quell'emozione, ma rimandandomi sempre karma, karma, karma. Quindi quando da piccolo ho sentito il senso dell'abbandono, ho rievocato l'abbandono. Ho rievocato l'abbandono. Ed è stato, queste sono delle filosofie che vengono descritte, delle filosofie antiche, no? E volevo sperimentarle. Ho ripreso dei libri in mano, ne ho ordinati nuovi. La mia conoscenza si sta continuando ad espandere in questo senso. Allora quello che mi funziona io ve lo trasmetto. Perché come vi ho anche insegnato nel video Magia iniziatica, no? Ehm, una via di successo è quella che ti funziona e per ognuno di voi può essere una via diversa rispetto a un altro. E quindi tutto ciò che mi funziona, mi ha funzionato, ve lo trasmetto. Ci sono cose che non mi funzionano più. Non per questo mi giudico o giudico quello che mi ha funzionato prima, discernimento, andava bene per il livello di coscienza in cui mi trovavo allora. Adesso è una cosa diversa. Allora, noi il problema qual è? Che la nostra mente analitica e iperrazionale giudica. Il giudizio stesso ci dà la misura del dolore che proveremo. Che cosa voglio dire con questo? Che non c'è niente che può farti male.
sono le tue stesse idee che qualcosa possa nuocerti che ti fanno male. Va bene? Allora noi dobbiamo cambiare la narrazione su come ci narriamo le cose. Cambiare la narrazione cosa significa? Ho sentito l'abbandono da piccola, ok. Ho percepito l'abbandono da parte di mio padre o di mia madre, ok. Per ognuno è diverso. Bene. Se noi diciamo, se noi la storia che ci siamo raccontati fino ad oggi, se ci sentiamo ancora l'abbandono addosso, la vittima, è perché ci stiamo raccontando la stessa storia. Quindi, dove si fa click? Raccontandoti una storia diversa, sapendo, grazie alla conoscenza, sapendo che l'abbandono è un Dio, è un'entità. Allora, sentendo l'abbandono che mia madre, mio padre o chiunque sia mi ha dato da piccolo, io lo sfrutto, lo uso, questa sensazione, uso il Dio dell'abbandono per trasformarmi, per accedere al potere dietro il quale si cela la parte negativa di quell'abbandono. C'è un potere dietro ogni sensazione, dietro ogni emozione. Quindi bisogna cambiare l'insieme dei valori con i quali tu ti descrivi. Bisogna cambiare l'insieme di valori con i quali tu descrivi la tua realtà. Cioè bisogna cambiare la narrazione, i codici narrativi. Adesso so che grazie a quel senso di abbandono, perché non è necessario che ti abbia abbandonato la mamma e il papà, tu percepisci l'abbandono anche se la mamma va a lavorare 4 ore al giorno, mi spiego? Percepisci, no, quello su cui devi lavorare, il karma. Cosa ho percepito io dal mio senso di abbandono? Un potere. Un potere, quindi io rievoco il senso dell'abbandono. Ora non vi so descrivere che senso, però mi dà più forza. Senza colpevolizzare l'esterno, ovviamente, no? Non sono vittima, ma sono mago. Io ho creato il senso dell'abbandono che mia madre mi ha innescato. Bene. L'ho creato io nella notte dei tempi, a livello karmico. Bene, quindi prendo coscienza di questo e sto nell'emozione, va bene? Sto nell'emozione dell'abbandono, me la rievoco. Io così ho fatto negli ultimi tempi, me la sono rievocata la sensazione di abbandono. Mi sono fatta inglobare tutta perché all'inizio non la volevo sentire questa sensazione di abbandono, anche se stavo dentro il dolore, però dopo un po' me ne andavo. Mi sono fatta inglobare tutta. Sì, sì, alla fine di questa meditazione che ho fatto, ho sentito tutto questo abbandono, mi stava venendo anche la nausea a un certo punto. Sono andata all'estremo di questa nausea e poi è successo qualcosa. Ho sentito wow, ok? Ecco, come vi dicevo, siamo cresciute insieme, stiamo crescendo insieme. Ogni cosa che sperimento io ve la trasmetto perché quello che mi ha funzionato lo trasmetto a voi. Ok. Ok, quindi questa rinascita ha a che fare con l'inclusione. Arriva qualcosa, wow, meraviglioso. Wow, meraviglioso. Che poi non è niente di diverso da quello che vi ho insegnato sempre, eh. Però c'è un qualcosa in più. Vi dico, rievocando queste emozioni mi sento meglio, ancora più meglio, ancora più meglio. Quindi, che questa rinascita sia all'insegna del sì, lo voglio, sì, lo voglio, sì, lo voglio, sì, lo voglio. Dovete essere bambini, dovete tornare bambini. Il bambino tu lo porti a spasso in giro e guarda tutto con meraviglia. Cioè, non ha il giudizio del bene e del male, mi spiego? Ergersi al di sopra del bene e del male significa ergersi al di sopra della mente analitica. I bambini guardano tipo un disastro, ok? Guardano un disastro, quello che un uomo giudica un disastro, non lo so, guardano un qualcosa di disastroso, non so, non mi sta venendo in mente niente adesso, e guardano tutto con meraviglia, wow, dicono i bambini. O guardano un fiore, guardano comunque un fiore con meraviglia, wow, mi spiego? Non so se sono stata chiara. Comunque il senso è questo, la meraviglia. Tutto con meraviglia. Wow, meraviglioso. Anche cose gravissime. Wow, meraviglioso. È un Dio. Mm?
Qua sta la sfida dell'essere umano. L'anima è... Ricordate che la mente, essendo la mente giudicando bene e male, giusto o sbagliato, divide. La mente divide, diaballo. Vi ricordate nel video Lucifero il tuo Dio? Diaballo, la mente divide. Diviso significa diaballo, diavolo, diviso, la mente. La mente è il tuo più grande nemico. Diaballo. E quindi la mente giudica giusto o sbagliato, positivo o negativo. L'anima, wow, meraviglia. L'anima non ha giudizio, trascende il bene e il male. La mente, essendo giudicante, sente anche il senso di colpa. L'anima no. L'anima è responsabile di ciò che ti accade, ma non è colpevole. La mente si sente colpevole. Ok? Sottili passaggi, non vi voglio ancora mettere altre informazioni, però questo è il senso. Detto questo, vediamo questo qua e questa signorina in questa settimana cosa ci combinano. E io parto subito con i tarocchi adesso. Per le ragazze nuove questo è il nostro format lui-lei che si può leggere a più livelli. Ovviamente io lo leggo a 1, 2 barra 3 livelli, altrimenti se lo si legge a tutti i livelli dell'essere umano io farei un giorno di video, quindi facciamo un giorno di video. Quindi descriverò l'energia maschile e poi vedete dove vi ritrovate, l'energia femminile, poi anche di un lui verso una lei, ma anche di coloro che non hanno nessuno. Poi ricordiamo che il femminile è la nostra parte intuitiva, la parte magica, la parte poetica della vita, il nostro maschile è la parte più razionale. Queste due parti devono essere in equilibrio, va bene? Questo come lavoro su se stessi. Poi andiamo a vedere con i tarocchi che non leggono il futuro, ma leggono tra le infinite possibilità, probabilità, quello che può accadere in base alle dinamiche che devi evolvere a livello karmico per andare verso il Dharma, quello che potrebbe accadere. Va bene? Ok. Ragazzi miei, ragazzi, partiamo subito, partiamo dal nostro maschione. Allora, questa settimana, 1° aprile, vediamo un po' dal 1° al 7 aprile cosa ci combina questo qua. Vediamo l'energia del maschile nei confronti del femminile. Oppure l'energia del maschile e basta. Ok, tanto poi ve lo leggo secondo i livelli che mi ispirano. Vediamo. Energia di lui, questa energia attuale. Qual è l'energia di lui attuale? L'energia di lui attuale, no, 2000 no, una per favore. Energia attuale di lui. E sta con un asso di coppe. Qua abbiamo un lui innamorato, o abbiamo un lui che si è risvegliato all'amore. Qua l'energia attuale di lui è un asso di coppe, bellissimo, troviamo lui che è pieno d'amore in questa settimana, energia attuale che è pieno d'amore. E se pensiamo nei confronti di una lei, se esiste, qua abbiamo un lui pronto a donare amore, va bene, a una lei, una nuova opportunità d'amore, oppure un lui che non è, perché non c'è ancora nessuno, è un lui pronto all'amore, nei confronti dell'altra o dell'altro che sta per innamorarsi di qualcuno. Ok. Vediamo quali sono i pensieri di lui questa settimana nei confronti di lei, ma comunque i pensieri di lui, del maschile. La temperanza. Lui ha un'energia bellissima questa settimana. Con la temperanza mi parla che lui vuole parlare, la comunicazione è ben aspettata, comunicazioni per nuovi inizi, lui sta pensando a una lei, vuole parlare, o a una lei che incontrerà in questa settimana, ha una bellissima energia, si trova bene a livello comunicativo, ha un'energia di voler parlare, di avere un'opportunità d'amore, ok? Temperanza, nei suoi pensieri, la temperanza mi parla di un grande equilibrio, ok? Vuole parlare, stare bene, ok. Vediamo un po'. Cosa ha nel cuore lui? Cosa c'è nel suo cuore, nel cuore di lui? Il re di denari. Guarda, qua c'è una persona concentrata su ciò che lo fa stare bene. Vedi, abbiamo il 5 di spade anche qui. Allora,
Qua abbiamo un lui che è concentrato su delle sue responsabilità. Al tempo stesso è un lui innamorato che ha voglia di parlare, di stare bene, di risolvere dei conflitti eventualmente, oppure di parlare in modo chiaro, lucido per una nuova opportunità d'amore. Nel cuore il Re di Denari mi parla di una persona molto responsabile, sia nei confronti di una lei che è molto responsabile nei confronti delle sue attività. Attività di lavoro, di famiglia, mi parla di un lui molto responsabile. mm? E ha nel cuore delle priorità di responsabilità anche, di casa, denaro, lavoro, famiglia, è un'energia bellissima nei confronti di una lei. Qua abbiamo forti segni di Toro, Vergine, Capricorno e Sagittario. Ok. Nella dove ci sono state delle complicazioni, 5 di spade rispetto alle sue responsabilità, vuole sistemare delle cose. Ok. Vediamo un po'. Qual è il blocco di lui in questa settimana? Qual è il blocco di lui in questa settimana? Il 6 di denari. Allora, il 6 denari mi parla di un blocco di natura lavorativa. Sì, perché il re denari sta nel cuore, quindi ci sono delle responsabilità che possono un po' bloccare una situazione. Ma non è niente di grave, perché il 6 denari è sempre un 6 denari, un equilibrio, un venirsi incontro, un intendersi. Allora qua c'è un lui che vuole intendersi con una lei, avere un'opportunità d'amore, portare equilibrio, equilibrio, equilibrio. E forse il lavoro può tediare un po', ci si può mettere un po' contro questo equilibrio in questa settimana, o si può essere messo contro il lavoro, diciamo, in questa settimana. Il 9 di coppe, sì, mi parla di un lui che sta molto concentrato su delle sue cose personali, di stabilità, di sue personali. È una bellissima energia nei confronti di una lei o dell'amore che arriva. Ok. Andiamo a vedere da questa parte. Vediamo un po'. Energia attuale del femminile in questa settimana. Energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile in questa settimana. Energia attuale di lei. Energia attuale di lei. Il 3 di bastoni. Io qua vedo una lei operosa per qualche progetto, vedo una lei operosa per qualche progetto suo personale di lavoro. E vedo che il 3 di bastoni mi parla di apertura di cammino in molti settori della sua vita in questa settimana, no? Mi parla anche, è possibile che ci sia una distanza tra una lei e un lui, però al tempo stesso il 3 di bastoni mi parla di un'apertura di cammino. È possibile lei veda il cammino, un nuovo cammino con una persona, o inizia a fare, sta pensando come energia di fare dei passi verso questa persona, se c'è una persona, ok? Altrimenti il 3 di bastoni mi parla di un'operosità propria personale sul campo lavorativo, la vedo molto attiva in questo, ecco. Il 10 di bastoni, sì, qua vedo una situazione di... se abbiamo per esempio questa parte una lei che vuole un lui, o comunque un'energia maschile che vuole un lui, vedo un'attesa che può stancare come energia attuale, va bene? Un'attesa che sta un po' stancando, sì, un'attesa che sta un po' stancando. Vediamo un po', ho una distanza che sta stancando, vediamo un po' quali sono i pensieri di lei, i pensieri di lei, i pensieri di energia femminile. Qua abbiamo il giudizio. Qua lei sta pensando di prendere decisioni che nei confronti di lui, decisioni giuste, sta pensando di sistemare alcune cose con un lui, sta pensando di mettersi alle spalle delle situazioni e sistemare le cose con un lui. Vedo il giudizio è sempre una presa di decisioni, no? Prendere decisioni, sistemare delle cose, guardare avanti. Qua abbiamo la temperanza e la temperanza. Guarda, qua lei sta pensando anche di chiamare un lui. Per chi c'ha un lui, ok? Sta pensando anche di chiamare un lui. Magari è una lei che è a distanza, un'energia femminile che è a distanza, di chiamare un lui per sistemare delle cose o di avere un dialogo. Vediamo un po' cosa c'è nel cuore di lei. 10 di spade.
Allora, qua c'è una lei che a livello emozionale vuole un cambio, vuole mettersi alle spalle qualcosa. Il sole, 5 di spade, vuole un cambio, vuole un chiarimento con lui per mettersi alle spalle una situazione. Sta pensando di prendere la giusta decisione affinché si possa mettere alle spalle una situazione difficile. Molte di lei hanno chiuso una relazione col 10 di spade e questa è stata la settimana o sarà la settimana in cui si metteranno alle spalle una situazione di dolore, perché il giudizio nei pensieri mi parla di prendere decisioni che hanno a che fare con una sua rinascita personale. Se tale rinascita personale significa andare verso di lui è questo, se tale rinascita personale significa iniziare a muovere passi verso il nuovo mettendosi alle spalle una situazione difficile è questo. Andiamo a vedere qual è il blocco di lei in questa settimana. Il 4 di denari. È possibile che qua c'è una lei che non si apre facilmente, ci va poco a poco, perché c'ha un 10 di spade nel cuore, quindi ci va poco a poco. Una lei che non si apre facilmente, è successo qualcosa e quindi lei preferisce stare un po' più introspettiva. Vedi, qua c'è la torre, è successo qualcosa, lei sta un po' più ritirata nei confronti dell'altro, ecco. Ok, andiamo a vedere adesso da questa parte quali sono le intenzioni di lui in questa settimana. Quali sono le intenzioni di lui in questa settimana? Il 6 di spade. Qua c'è l'intenzione di avanzare verso una lei, o anche le sue intenzioni sono quelle di uscire da una situazione complicata con una lei, oppure di uscire da una situazione complicata. Quindi 6-6, portare un equilibrio, temperanza e equilibrio. C'è un lui che vuole pacificazione. Il 6 di spade mi parla di andare verso, no? Uscire da una situazione complicata, avere una nuova opportunità d'amore, parlare, sì. Eh sì. Vedi 10 di spade pure lui. Lui vuole andarsene da un 10 di spade, vuole fare un cambio della sua vita emozionale, lo vedo molto concentrato su di sé, allo stesso tempo una bellissima energia verso l'altro, fuori da sé, verso una lei per esempio. E vedo che manca un po' di equilibrio con una lei che lui vuole rimettere, ma soprattutto nel suo cuore ci sono le sue responsabilità concrete, no? Nel senso non mi lascio trascinare, mm, ma attuo verso l'altro, fuori da me, cioè verso lei, una azioni sane, ok? Vediamo da questa parte quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana. Le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana. 9 di coppe. Allora, non ha intenzione di fare niente, sta bene così come sta. 9 di coppe. Allora, lei sta bene così come sta, non ha intenzione di aprirsi più di tanto. E sì, 9 di coppe mi parla di un'energia molto autonoma, di amore per se stessi. Infatti qua abbiamo il 2 di denari, la vedo fare tante cose in questa settimana che le piacciono, tante cose che vuole fare. La vedo molto impegnata in questa settimana anche su altri progetti, Ok, vediamo un po' quali sono le azioni, le azioni che lui farà nei confronti di lei in questa settimana. La giustizia. Qua mi dice che lui farà azioni per risolvere delle cose. Farà azioni giuste, movimenti verso di lei. La giustizia mi parla di fare le azioni giuste verso di lei. Quindi le sue azioni sono azioni giuste per sistemare delle cose per andare su acque più tranquille, per sistemare eventualmente delle cose che sono andate male. Vedo un'energia maschile predisposto a fare le cose bene nei confronti di lei in questa settimana, chiunque lei sia, va bene? Cioè, anche se la conoscono in questa settimana, vedo un maschile predisposto a fare giuste azioni nei confronti dell'altro. Tali giuste azioni nei confronti dell'altro, però, sono vagliate dall'amore di sé. Re di denari nel cuore, il maschile nel cuore. Cioè vuol dire calma, pacifica, faccio azioni giuste, sono radicato in me stesso, vado con calma, non faccio cose affrettate, mi spiego?
Vediamo un po' da questa parte quali sono le azioni che lei farà nei confronti di lui in questa settimana, quali azioni farà lei. L'asso di bastoni, io vedo una lei che ha intenzione di stare bene con un lui eventuale o specifico. Non ha intenzione di fare, ha intenzione quello di fare le cose per se stessa e allo stesso tempo nelle sue azioni farà azioni conformi a quello che per lei è stare bene con se stessa. Se lei vuole chiamare lui e stare con lui, lo fa. Se lei vuole non chiamare lui, non lo chiama, fa cose per se stessa, mi spiego? Fa cose, le sue intenzioni nei confronti dell'altro in questa settimana, che ci sia un lui o una lei fuori, sono azioni di 9 di coppe, cioè faccio le cose che vanno bene a me, che mi fanno stare bene. Tutte queste azioni che mi fanno, tutte queste intenzioni che ho che mi fanno stare bene, come si proiettano? Facendo azioni rispetto a quello che mi fa stare bene. Ok? Ok. Adesso andiamo a vedere energia finale di lui nei confronti di lei in questa settimana. Sì, comunicazioni, all'improvviso cavaliere di spade. Allora, qua c'è un lui che vuole risolvere delle cose, è una persona molto onesta, molto sincera, che sa cosa vuole, una persona di rispetto. Vabbè, una persona di rispetto, una persona di cui ci si può fidare, stabile in se stessa, vuole risolvere delle cose anche in modo repentino. Cavaliere di spade mi parla di una persona che vuole proprio parlare per risolvere, o parlare per essere chiaro, fare azioni giuste in modo tale che lei sappia che è una persona lui giusta, va bene? Andiamo a vedere da questa parte. Energia finale di lei nei confronti di lui in questa settimana. Energia finale di lei. La regina di denari. Lei è un'energia molto serena in questa settimana. Ha un'energia molto serena con la regina di denari. Mi parla che l'energia finale di lei in questa settimana è molto concentrata su di sé, sulla sua casa, il suo lavoro, la sua famiglia, la sua stabilità, le sue risorse. Quindi fa tutte cose, azioni, asso di bastoni che le convengono nel senso di amore per se stessa in questa settimana. Da questa parte abbiamo un lui che vuole stare bene con una lei, vuole stare, l'energia maschile è quella di apertura e nei confronti di lei, di apertura ma anche di radicamento. Anche una persona che magari sta fuori per lavoro, però vuole fare azioni giuste con lei, spiegare anche laddove ci sono degli intoppi in natura lavorativa, essere onesto con lei. Da questa parte vedo una lei che non si apre facilmente all'altro, certamente, o perché può essere una persona nuova o perché può aver chiuso una relazione da poco. Vedo una lei che si risveglia a se stessa con il giudizio, prende le decisioni giuste per sé affinché si possa mettere alle spalle con i tre di bastoni una situazione di pensiero, aver pensato che cosa posso fare col due di bastoni precedente, no? Perché poi andiamo al 3, che significano piccoli passi verso il nuovo. In questo piccoli passi verso il nuovo vediamo una lei che fa cose in questa settimana che fanno piacere a lei. Se a lei fa piacere stare con una persona, con lui, lei sta. Se a lei non fa piacere, non ci sta. Va bene? Quindi vedo questa energia qui, tutto tranquillo, molto, tutto sommato molto tranquille. Allora, fino a questo punto abbiamo i segni della bilancia, Acquario, Gemelli, Bilancia, e Capricorno, Vergine, Toro, sì. E Acquario, sì, di nuovo. Ok, detto questo ragazzi, tu stai riprendendo? Sì, detto questo ragazzi miei, io vado a mangiare un biscottino e facciamo le specifiche, arrivo subito. Eccomi qua ragazze mie ragazzi, biscottata, rifocillata col biscotto. Allora, andiamo a vedere adesso le specifiche, lui nei confronti di lei nei confronti di lui. Entriamo più nel dettaglio in questo caso, ok? Abbiamo visto anche un lui e una lei singolarmente. Andiamo a vedere adesso anche in coppia o comunque sia, se è in relazione anche sensoriale con qualcuno. Quindi andiamo a vedere adesso. Allora, energia attuale di lui nei confronti di lei con l'asso di coppe. Energia attuale di lui con l'asso di coppe. Di cosa mi parla questo amore nei confronti di una lei, o questo innamoramento, questo asso di coppe? Energia attuale di lui nei confronti del femminile. Asso di coppe. La ruota. Qua lui vuole cambiare qualche cosa.
La ruota mi parla di un cambio che ha a che fare con l'asso di coppe, quindi vuol dire che l'energia attuale di lui è quello di avere una nuova opportunità con una lei, un'opportunità con una lei o con un lui, insomma un'opportunità con una persona. E cambiare le cose, avere un'opportunità con una persona. Ok, andiamo a vedere, vedi, paggio di spade, uno che osserva tanto, osserva tanto, osserva tanto, anche a distanza può aver osservato tanto. Vediamo la temperanza, i pensieri di lei i pensieri di lui nei confronti di lei, temperanza, perché la temperanza? I pensieri di lui nei confronti di lei, temperanza. 4 di spade. Qua c'è un lui che può essere stressato a livello mentale per altre questioni che riguardano il lavoro e delle responsabilità. Ecco perché vuole fare le cose giuste nei confronti di lei. Ci può essere una distanza per lavoro o altre responsabilità. Va bene? Oppure se abbiamo un lui che conosce in questa settimana l'amore, incontra una lei o un lui, mi spiego? Qua abbiamo un lui che vuole fare le cose con calma, può essere un lui che può essere stato stressato per questioni lavorative o per altre responsabilità familiari. Vediamo, sì, 6 denari, quindi qua abbiamo un lui che è stressato per questioni familiari, che hanno inficiato sul rapporto con una lei, o questioni lavorative che hanno inficiato sul rapporto con una lei, oppure la situazione stava in pausa con una lei per questioni familiari o lavorative e vogliono questa nuova opportunità. Ok. Re di denari nel cuore, cosa prova lui? No, no, 2000 carte, no, vi ho detto che no, aspetta. Allora, cosa prova lui per lei? Cosa ha nel cuore lui? Re di denari, re di denari, re di denari, re di denari. Allora, da questa parte, mi viene anche questo, ci può essere un lui innamorato di, o comunque sia, vuole un'opportunità d'amore con un altro lui. Mi spiego? Ok. E quindi ha nel cuore il suo lui, che è una persona di cui ci si può fidare, vuole conquistare anche la sua fiducia e fare le cose bene con il suo lui. Ok. Re di denari, re di denari nel cuore, cosa prova lui per lei? Qua c'è la regina di spade e qua c'è un po' di dissenso. Qua c'è un po' di dissenso, è successo qualcosa tra un lui e una lei, o è successo qualcosa tra un lui e un lui, o tra una lei e una lei, insomma è successo qualcosa. Io qua vedo che lui vuole recuperare la fiducia di qualcuno. Con la regina di spade. Vedo che qua c'è un lui anche, l'energia di un maschile che ci va cauto con l'altra persona, essendo molto più radicato in se stesso, quindi più sana la cosa, mi spiego? Ok. E sì, oppure qua c'è un lui che si è separato e quindi può avere delle obbligazioni di questa natura, degli assunti di questa natura con una persona da cui si è separato e vuole un'opportunità con una lei nuova, va bene? Con un'altra lei che non è la persona da cui si è separato. Può avere obbligazioni di questa natura. Allora, vediamo un po' il 6 di denari al blocco. Il 6 di denari al blocco. La stella. La stella mi parla di speranza. Alcuni di lui pensano che con una lei non c'è più speranza, perché magari ci sono stati dei problemi. Alcuni di lui pensano che con una lei non ci sia speranza, non ci sia, un po' perdere la fede, no? Perdere, come se alcuni di lui hanno perso le speranze, hanno perso la fede nei confronti di una lei, o avevano perso le speranze in amore. Però vediamo che qua le cose si ribaltano. Ok. Fortissimo il segno dell'acquario qua. Vediamo il 6 di spade. 6 di spade, le intenzioni di lui nei confronti di lei questa settimana. 6 di spade. La torre, vedi? Qua lui ha intenzione di mettersi alle spalle un matrimonio, però essendo anche una persona responsabile. Mi viene proprio chiaro questo. Alcuni di lui vogliono mettersi alle spalle un matrimonio per avere una nuova opportunità con una lei, e vogliono fare le cose fatte bene, però anche in quel contesto di ex marito, insomma, vogliono fare le cose fatte bene anche con lei. Oppure, se non c'è questa questione qui, loro vogliono uscire fuori da una situazione di disastro che c'è stata, di parlare, mettere le cose tranquille, parlare per trovare un equilibrio laddove c'è stata una situazione di rottura, ok? Uscire fuori da una situazione di rottura. E quindi vogliono fare le cose con calma, non vogliono fare le cose affrettate, vogliono fare le scelte giuste,
Mm. Può esserci stata anche una discussione relativa a delle questioni lavorative, familiari, ok? Vediamo la giustizia. La giustizia, le azioni che lui farà nei confronti di lei in questa settimana con la giustizia. Il 4 di denari. Mi parla che vuole fare le scelte giuste secondo i suoi tempi. Il 4 di denari mi parla di una persona che fa le cose poco a poco. Fa le cose centellinate, vuole fare le cose fatte bene, non vuole affrettare nessun tipo di questione, vuole fare le cose fatte bene, è una persona che si prende carico delle sue responsabilità, vuole fare le cose fatte bene, risolvere anche delle questioni riguardanti il lavoro. Sì, qua c'è un 3 di spade, vogliono fare le cose fatte bene, alcuni di lui si sono messi alle spalle una relazione e vogliono fare le cose fatte bene con un'altra persona, fanno le cose poco a poco. Datemene un'altra sulla giustizia, le azioni di lui nei confronti di lei. Il 10 di denari, sì. Allora, in questa settimana loro vogliono stare bene sia facendo le cose che devono fare riguardanti la loro stabilità, economia, denaro, lavoro, sia fare le cose fatte bene con una lei. Il 10 di denari mi parla anche di fare le cose fatte bene relative alla famiglia, denaro e stabilità. Vogliono anche stare bene con lei. La regina di denari, sì. Vediamo un po' il cavaliere di spade, l'energia finale di lui nei confronti di lei col cavaliere di spade. Il 10 di spade, loro vogliono parlare a qualcuno, dire a qualcuno anche che hanno sistemato, stanno sistemando le cose con un altro matrimonio, cioè con una situazione ufficiale, sì, c'è tensione, ci può essere un po' di tensione, vogliono aprirsi al nuovo, vediamo la voglia di riportare un equilibrio, ci sono dei lui molto stressati per questioni matrimoniali, divorzi, di queste situazioni qua e vogliono fare bene le cose, fatte bene. Se non c'è tutto questo, è un lui che vuole fare le cose fatte bene con una lei. E non se la sono passate bene ultimamente per questioni lavorative o per questioni di responsabilità, adesso lo mettono loro come priorità, però allo stesso tempo è un loro mettere la priorità sano però, ok? Vediamo un po' che viene dopo il 10 di spade, il 5 di denari e poi la papessa. Ora vi dico una cosa. Alcuni di loro confessano a una lei che la scelta che avevano fatto in passato si è rivelata fallimentare. Eh sì. Alcuni di lui confessano a una lei che la scelta che hanno fatto in passato, che può essere stata questa regina di spade, è stata fallimentare. Altri vogliono confessare a una lei che senza di loro non vogliono stare. E soprattutto vogliono fare però questa volta le cose fatte bene, senza perdere di vista il focus che sono loro stessi, cioè il radicamento in sé, le loro priorità, cioè essere più maturi, ecco questo è il senso. Ok, andiamo a vedere da questa parte. Alcuni di loro però qua possono anche confessare delle cose riguardanti denaro e lavoro a una lei, che li hanno tenuti separati o comunque che c'è una situazione difficile sul denaro e sul lavoro, c'è stata, che li ha stressati, vogliono anche confessare questo, ecco. Ok, vediamo da questa parte le altre carte piccoline, dove stanno? Eccole. Allora, vediamo. Energia attuale di lei con il 3 di bastoni. Energia attuale di lei con il 3 di bastoni. Energia attuale di lei con il 3 di bastoni. Energia attuale di lei con col 3 di bastoni. Il 9 di bastoni. Io qua vedo un po' di stanchezza. Energia attuale di lei. 9 di bastoni mi parla di lei che un po' le difese alte, cioè, no? Un po' di stanchezza anche. Può essere anche per altre questioni lavorative, familiari, ok? Un po' più di stanchezza, un po' più con, diciamo, rispetto all'altra persona e anche perseveranza nel voler andare avanti rispetto alla sua vita proprio. Sì, il 2 di spade.
Vogliono andare avanti rispetto alla loro vita, a volte non sanno cosa pensare rispetto a una persona o rispetto all'amore in genere. Vediamo il giudizio. Quali sono i pensieri di lei nei confronti di lui? Con il giudizio. 10 di bastoni. Qua lei si è data conto che c'è una situazione con lui pesante. Si dà conto che c'è una situazione con lui pesante. Stanchezza, pesantezza, difese alte. Loro stanno un po' sulla difensiva rispetto a un lui e rispetto all'amore. Vedi 10 e la regina di coppe qua è come se fossero stanche a livello emozionale. Infatti abbiamo il 10 di spade, qua ci vanno piano, fanno le cose che fanno bene a loro. Vediamo il 10 di spade. Cosa prova lei per lui? 10 di spade, 4 di coppe, insoddisfazione. Alcune di lei provano insoddisfazione o sono demotivate un po' dall'aspetto amoroso, se non c'è nessuno. Provano un po' di insoddisfazione a livello emozionale, tant'è che fanno delle cose per loro in questa settimana e si concentrano su di loro. C'hanno avuto della insoddisfazione o possono averci la insoddisfazione in questa settimana. Qua c'è il 9 di coppe, è come se non fossero totalmente contente a livello emozionale. Vedo alcune di lei che rifiutano alcune circostanze o una persona. Vediamo un po' il 4 di denari al blocco. L'asso di denari. Possono esserci questioni lavorative che stanno un po' inficiando, ok? Che giocano un po' contro. Questioni tra un lui e una lei o in un rapporto. Qua abbiamo la torre. Possono esserci questioni lavorative che giocano un po' contro una distanza lavorativa, una questione di questa natura qui. O loro sono molto ritirate in loro stesse, alcune di loro, perché sono concentrate sulla loro stabilità personale. Vediamo questo 9 di coppe, le intenzioni di lei nei confronti di lui con il 9 di coppe. Infatti c'è 3 di spade, loro hanno intenzione di fare niente, nel senso le sue intenzioni sono quelle di fare cose che fanno bene a loro. Qua c'è il 3 di spade che c'è un dolore forte, loro hanno chiuso una relazione da poco, una situazione con una persona che è successa da poco, quindi vogliono che sia l'altra persona, diciamo, a livello intenzionale, nelle intenzioni a fare cose. Stanno un po' sulla difensiva, sul chi va là per vedere cosa fa l'altro. Ok, vediamo questo asso di bastoni, le azioni che farà lei nei confronti di lui. Il 2 di denari, alcuni di loro hanno più opzioni in questa settimana. Il 2 di denari mi parla sia del fatto che alcune di lei possono aver chiuso una relazione con una persona, darsi a una nuova opportunità, cioè conoscere un'altra persona che può entrare in questa settimana. Oppure nei confronti di una persona che è quella che posso aver descritto da questa parte, loro vogliono una nuova opportunità, fanno azioni di una nuova opportunità e il 2 denari mi parla di fanno azioni di una nuova opportunità per portare le cose più in equilibrio tra lui e lei. Magari lui lavora fuori, allora loro cercano di andare incontro poco poco, nella misura in cui fa bene a loro però farlo, ok? Altrimenti loro si aprono a delle possibilità nuove in questa settimana, per coloro i quali sono singolo, per esempio. Fammene mettere un'altra sull'asso di bastoni. Vedi il 10 di spade. Molte di lei si aprono a un'altra persona in questa settimana. Ci vanno piano, però si aprono piano piano a un'altra persona. Oppure si aprono alla stessa persona di cui abbiamo parlato da questa parte, per avere una nuova opportunità e mettersi alle spalle, diciamo una situazione difficile. Vediamo un po' la regina di denari, energia finale di lei. 7 di coppe, ci possono essere più opzioni per lei in questa settimana, oppure può avere molte cose da fare, oltre a una persona, ci possono essere responsabilità proprie, personali, di famiglia. Ancora regina dei denari, 6 di spade. Il matto, guarda, io vedo che lei in questa settimana come energia finale nei confronti di un lui o nei confronti della vita, qua loro si mettono alle spalle anche una confusione, escono fuori con il 6 di spade da una confusione, da che scelta devo fare e vanno verso la vita con il matto. Vanno verso la vita significa vado verso ciò che mi piace e mi dà serenità in questo momento. La regina di denari è colei che è concentrata su di sé. Vabbè, ho pazienza rispetto a quello che mi può arrivare, intanto vado verso la vita.
e questo si può riferire sia a un lui di cui abbiamo parlato, ossia verso questa nuova opportunità che può esserci in questa settimana per lei. Va bene? Allora, qua abbiamo anche i segni dell'Ariete. Sì, più o meno sono tutti i segni, Comunque questi sono quelli marcati, pesci. Ora, ragazzi miei ragazzi, l'amante risponde con i nostri oracoli lui-lei. So che vi sta piacendo tanto quel nuovo format, mi è venuta l'ispirazione, faremo qualche altro video. Ovviamente io mi lascio ispirare sempre, no? Adesso vediamo con i nostri oracoli lui-lei quali sono le parole esatte che lui dirà a lei in questa settimana. Allora, quali sono le parole esatte che lui dirà a lei in questa settimana? Quali sono le parole esatte che lui dirà a lei in questa settimana? Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. Qua abbiamo un maschile, una persona, che sente in ogni cellula del suo corpo la sua controparte femminile. Cosa vuol dire questo? Che c'è un maschile che si predispone alla devozione nei confronti del femminile. Qua abbiamo già l'asso di coppia, no? Che ci dice l'amore ingloba il maschile in questa settimana, il fare le cose giuste, vediamo una persona responsabile in questa settimana. Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo, questo è ciò che lui dirà a lei. Ok. Andiamo a vedere ancora cosa dirà lui a lei in questa settimana, le parole esatte. Vedi? Sto male senza di te, e qua l'abbiamo già visto. Qua abbiamo lui che si dà conto del fatto che sentire la poesia e la bellezza della vita, che poi è il suo femminile interno, rispecchia una lei esterna, no? E quindi questo cosa ci fa pensare? Sto male senza la poesia della vita, la bellezza della vita che una lei gli porta. E quindi c'è un lui che rinasce a questa consapevolezza. Sto male senza di te. Ok. E vediamo lui responsabile da questa parte. Le parole esatte ancora che lui dirà a lei in questa settimana. Wow! Siamo una coppia sacra. Insieme cambieremo il mondo. Pam! E con questa. Quando ho scritto questa frase ero in un momento di alta trasmutazione, di sfioro dell'idillio proprio. Questa è una frase che percepisce Yin e Yang come una cosa sola, no? Che vuol dire insieme cambieremo il mondo? Che l'unione del maschile e del femminile in perfetta cooperazione cambia il mondo. La cooperazione dell'unione del maschile e del femminile porta a essere in simbiosi con la natura. La natura è la nostra grande maestra. La natura ci insegna a vivere. La natura include. La natura, l'esempio della natura, se noi ci fissiamo a guardare la natura, il mondo dentro di noi cambia. La natura è darsi, darsi, il darsi è amore. La natura è un darsi continuo, sbocciano in continuazione i fiorellini, la natura si dà, si dà, si dà, la natura è amore. Ecco qua vediamo un uomo o un maschile, che può essere anche una donna, che prende coscienza di questo, del darsi, e di quanto l'importanza del darsi crea poesia, bellezza. Bellissimo, veramente bellissimo, ragazze e ragazzi. Ok, adesso ci mettiamo le nostre carte metaforiche associative che ci piacciono tanto e andiamo ad analizzare un po' più a livello psicologico chi è il lui di questa settimana, il maschile di questa settimana. Allora, chi è il maschile di questa settimana?
il maschile di questa settimana. Eccolo qua. E beh, se non stai meditando tu... Qua c'è un uomo che medita, ma guardate come si parlano le carte, no? Io dalla prima carta dell'asso di coppe, io ho detto qua c'è l'amore dentro questa persona. C'è un uomo maturo emotivamente in contatto con le proprie emozioni, dove risgorga l'amore. E la meditazione è ciò che ti fa percepire il senso dell'unione col sacro. La meditazione sul respiro soprattutto. Nella meditazione sul respiro tu inizi a sentire che tra te, la meditazione, quando fai una meditazione sul respiro, non so se l'avete mai provata, proprio quella sul respiro, ti fa capire la concezione della relazione. Essere in relazione, che cosa significa? Essere in relazione significa scambiare. Tutto in natura è in relazione. E la meditazione ti dà la misura di quanto siamo tutti in relazione. Il respiro, cioè noi quando ispiriamo ossigeno prodotto dagli alberi ed espiriamo anidride carbonica che gli alberi poi trasformano in ossigeno. Cioè questa è la prima relazione. La prima relazione che abbiamo è con la madre terra, con la natura. E qua abbiamo un uomo che è in contatto con tutto questo, che ne sia sufficientemente consapevole, non lo so, dipende dai livelli di coscienza delle persone, ma qua abbiamo un uomo che medita. Cosa vuol dire un uomo che medita? Che è consapevole della relazione, di cosa significa essere in relazione, uno dentro l'altro. Bellissima immagine, ancora. L'uomo di questa settimana. E poi abbiamo un figo qua. Qua abbiamo un uomo dallo sguardo potente, abbiamo un uomo biondo qui, un uomo più muscoloso, un amante dello sport, mi verrebbe da dire, uno sportivo che è in contatto. Qua abbiamo comunque uomini ehm, in abiti freschi, estivi, anche in contatto proprio uomini luminosi, vedete? Abbiamo uomini luminosi in questa settimana e un uomo luminoso che scruta con lo sguardo l'altro e ne sente, ne percepisce, come ci diceva l'oracolo, in ogni cellula del suo corpo. Qua abbiamo un uomo che ti osserva da lontano e farà azioni per te. Abbiamo un uomo che prima di fare azioni medita su ciò che deve fare, molto responsabile, come abbiamo visto. Vedete come si parlano, no? Poi tutte tarocchi, oracoli. Ok. Vediamo un'altra caratteristica di quest'uomo in questa settimana. Un poeta, non ci posso credere. Abbiamo parlato di poesia. Qua abbiamo un poeta. Abbiamo un uomo che si farà ispirare dai versi della natura. Un uomo che si farà ispirare dai versi della bellezza della natura. Si farà ispirare dalla bellezza del femminile. Abbiamo un uomo ispirato dalla bellezza della natura e dalla bellezza del femminile. È una stesa bellissima sul maschile, veramente bellissima, eh? Wow, vediamo la donna come sta, vediamo che donna abbiamo in questa settimana. Vediamo che donna abbiamo. Quindi la poesia rinasce, risorge la poesia, bellissimo, bellissimo. Vediamo un po' la tipologia della donna che abbiamo in questa settimana. Eccola, si è girata da sola. Bella questa immagine. Abbiamo una donna più anziana e una donna più un po' di Ecate, no? Che è la triplice dea anziana, adulta, giovane. Abbiamo due donne, una più anziana e una donna più giovane abbracciate con una coperta. Questa è un'immagine bellissima. Qua abbiamo una donna che
acquisisce l'eterna giovinezza grazie alla sua saggezza. Guarda che vi dico. Qua abbiamo in settimana, questa settimana una donna che acquisisce l'eterna giovinezza. Qua c'è la donna più giovane, la cui giovinezza le è data dalla saggezza dell'anziana che ha dentro, dalla maestra che ha dentro. Bellissimo, guarda, bellissime queste carte. Ancora l'immagine della donna in questa settimana. E questa immagine ha a che fare anche con questo dolore o inappetenza emozionale, no? Da cui risorge, abbiamo visto in questa settimana, se c'è stato un momento di difficoltà, di stanchezza, risorge proprio perché fa appello alla sua saggezza, alla maestria interiore, all'anziana che le vive dentro, alla saggezza che le vive dentro. Ok. Quale altra donna abbiamo in questa settimana? Eccola. Qua abbiamo una donna colorata, vestita, vedo una donna con i capelli rossi, vedo una donna con i capelli rossi che guarda attentamente qualcosa. Guarda, qua abbiamo in settimana una donna che non prova riservo, non sente alcuna riserva per chi è diventata, va bene? Qua abbiamo una donna con i capelli rossi, gioielli rossi, abito rosso, azzurro, sì. E c'è molto rosso qui. Qui abbiamo una donna che si sente radicata in sé, si sente radicata al Dio che la incarna. Una donna pronta a fare esperienza delle proprie emozioni in questa settimana e a farsi guidare. Ed è come se fosse tutta in ghingheri, pronta a ricevere l'esperienza che la sua anima le vuole concedere a livello di divinità, no? A livello di archetipo. Quindi che tipo di emozione mi arriva in questa settimana? Soprattutto l'emozione del radicamento, una donna che sa anche, qua vedo una donna che trasforma la rabbia in questa settimana, in impeto guerriero, e quindi si sente radicata in se stessa, tutto questo rosso, no? Il dio Ares. Ok. Andiamo a vedere ancora che l'altra tipologia di donna in questa settimana del femminile. È una donna che si lascia andare inebriare dall'eros, ai sensi. Qua abbiamo una bellissima immagine, una donna che si lascia inebriare dalle proprie emozioni, fa l'amore con il proprio amante, con il proprio sé superiore, una donna che si lascia trasportare, si affida alla propria emozione in qualità di Dio o Dea, e si lascia attraversare, si rende disponibile alla divinità che le bussa sotto forma di emozione o di circostanza e si lascia penetrare l'anima. Qua parliamo di lasciarsi penetrare l'anima in questa settimana, è bellissima, è una stesa bellissima. Ecco, sono caduti anche loro, appunto, morte e rinascita. Quindi, ragazze mie e ragazzi, una stesa bellissima, veramente bellissima in questa settimana, che la poesia vi guidi, vi accompagni sempre, radicate in voi questa poesia, cogliete la bellezza, guardate la natura come fa, perché è la maestra suprema. Mm. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!